Sono nella capitale del tetto del mondo, Kathmandu, una delle città abitate più antiche del mondo. Perché oggi voglio scoprire insieme a voi una cerimonia antichissima, la venerazione della dea bambina, la Kumari. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Questa è Durbar Square, la piazza centrale di Kathmandu. Qui l'atmosfera è magica perché sono circondato da templi meravigliosi. Per oggi la storia si concentrerà su una bambina molto speciale che si dice sia stata posseduta dalla dea Durga, che simboleggia la fertilità femminile. Diventare Kumari è praticamente impossibile. La prescelta deve essere una bambina vergine che non ha mai sanguinato nella sua vita, che non ha mai perso nemmeno un dente da latte e deve rispettare 32 tratti estetici. La vita di una Kumari però non è per niente facile. Non potrà più toccare terra con i piedi né uscire di casa se non per celebrazioni speciali fino al suo primo ciclo mestruale, quando lo spirito della dea Durga lascerà il suo corpo per scegliere un'altra bambina. È molto complesso incontrarla, però io sono qui perché sto aspettando Manisha, una ragazza che conosce bene la famiglia e ha accettato di portarmi a conoscere questa bambina. This living goddess is Buddhist or Hindu? Ah, a tricky one. Yeah. So this thing is very interesting. She is a Hindu goddess, Ok. and she is also a Buddhist goddess. So why Hindu? As in everyone from the Hindu culture, even the Buddhist culture, we all worship her. Really? Yeah. So they are the mixture of both. That's beautiful. It's also Hindu. It's also Buddhist and Hindu share a goddess. yeah. We live in harmony. But you believe that inside that child there is a goddess? Yeah, I do believe that inside the child a god resides, but I'm not so sure if it's like all the time or if it's like only one time, if it's just continuing the culture. It's traditional culture and religion all mixed up, and this is something that has been done like for over hundreds of years, and I think it's in a way continuing the culture too, to preserve it. It's very, very far from my culture to meet a living goddess, so a person that is a goddess, but as always open, curious, and I want to meet her and see what I see, what I learn. See. Sì. Ciao. Let's go. Vamos. Before we go to the Kumari's place, we want to show her the respect we have. So how can we do that? We'll be buying some stuff for her, like fruits or like dry snacks, anything we could offer. We can gift her strawberries, right? So Are you sure that she likes strawberries? Maybe she doesn't. Every girl loves strawberries. Okay. You get one? Yeah. È scappato perché stava arrivando la polizia e non sono riuscito neanche a pagarlo. So how can we pay? No, he'll come He'll back. come back. Perché in realtà non potrebbe venderle qui le cose, quindi è scappato via. Praticamente vendono il set per la Kumari, cioè tu gli dici devo andare a trovare la Kumari e loro ti danno il set con braccialetti, trucchi, vedo luci da labbra, uno scialle, For the hair, for the eyes. un pettine per i capelli. Chiaramente la Kumari deve essere sempre bellissima, truccatissima. Un altro ingrediente importantissimo che stiamo per comprare è l'incenso, perché qui lo usano per tenere lontani gli spiriti maligni, quindi sicuramente sarà ben accetto. Questo invece è l'ultimo ingrediente che compriamo in questa bancarella, che è la polvere rossa, si chiama tikka, che è il segno che fanno in mezzo alla fronte per benedire, quindi lo doneremo alla Kumari che ci benedirà proprio con questo qua. After that, we're going to present everything in this ball. So this ball is made out of leaf. We don't want to present any plastic to her. Okay. By being eco-friendly. So we'll use these kind of plates. Cool. And then Just gift it to her. ok, perfect. Okay. Let's do it. È la mia prima volta in Nepal e Kathmandu è semplicemente magnetica. La vita in strada esplode tra colori di cerimonie antiche e sacre benedizioni. Questa città è la porta per grandi avventure e oggi tocca a noi. La
La mia attenzione però cade su due bambine che potrebbero avere l'età della Kumari, ma che sicuramente non hanno avuto la sua stessa sorte. तिमीहरूको घर छैन? यहाँ छैन What's their job? What do they do? त्यो कभर काटी प्लास्टिक How much money can you make making all this food? 100 जस्तै छ And they're earning now so that they could save and then like study later. Ah, wow, That doesn't really? make sense, but still, So it's not true. no. I don't think they'll even study. They would love to go to school. But they cannot afford it. They cannot. So how old are they? कति वर्ष भयो? मैले नर्मल नाइ राम्रोसँग खाना पाउँछ? बस्न पाउँछ? तिमीहरूलाई कसैले पिट्दैन? सालहरूले कसले अरूहरू भन्नाले? त्यहाँ पसक मान्छे तिमीहरूसँग लुगा यही मात्र हो? कहिले नुहाउँछौ त? अहिले शुक्रबारमा It might sound a stupid question, but I'm curious to know. Can you ask her what can make them happy? Le risposte dei bambini, soprattutto i meno fortunati, sono sempre le più sincere. Dopo una dura giornata di lavoro a raccogliere la plastica sotto al sole, cosa può renderti più felice di un ghiacciolo? Mi sembra quasi ironico pensare che abbiamo incontrato questi bambini che vivono una vita diametralmente opposta da quella della Kumari, che è una bambina venerata, che vive con una divinità, ma che in realtà è come queste bambine, tale e quale, soltanto che ha avuto un destino diverso. Prima di continuare con l'incredibile storia della dea bambina, voglio ringraziare lo sponsor di questo episodio, Gimme5, che è il mio salvadanaio digitale. Praticamente è un'app che ti aiuta a risparmiare in modo intelligente e mettere da parte delle piccole o grandi somme di denaro per raggiungere i tuoi obiettivi. Io per esempio uso l'app per mettere da parte il budget che mi sono prefissato di usare nel mio prossimo grande viaggio. L'app è super intuitiva e dà molta importanza all'educazione finanziaria per sviluppare un percorso di crescita personale sul risparmio, gli investimenti e il mondo dell'economia a 360 gradi. La cosa più importante è che ti invoglia a risparmiare giorno per giorno, anche €1, pensando però sempre al futuro. Perché mette in moto i tuoi risparmi investendoli anche in soluzioni che promuovono criteri ESG, ovvero che prendono in considerazione fattori ambientali, sociali e di governance aziendale, per coniugare le nostre esigenze di risparmio con quelle del mondo che ci circonda. I fondi che sceglierai sono gestiti da professionisti per farti raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato e cercare di far maturare nel medio-lungo periodo degli interessi, evitando così che restino parcheggiati in banca e perdano valore a causa dell'inflazione. Hai sempre tu il controllo delle tue operazioni per decidere se e quando rimborsare. Inoltre troverai diversi strumenti che ti aiutano a risparmiare in modo automatico. Io ad esempio ho impostato la regola per cui ogni tot passi che faccio al giorno metto da parte €10. Così unisco due buone abitudini. Vi consiglio di provare Gimme5 perché è estremamente semplice e trasparente e in più, inserendo il codice EP5 nella app o semplicemente cliccando sul link in descrizione, riceverete i primi €5 del vostro percorso di risparmio e potrete testare l'app senza alcun impegno. Gli altri hanno preferito prendere un taxi, io volevo provare l'ebbrezza di fare un giro in motorino per le viette di Kathmandu e John mi ha accontentato, ma forse sarebbe stato meglio non farlo perché proprio adesso, mentre sto girando questo video, c'è così tanto smog, staremo respirando così tanto inquinamento che la gola brucia. Ma comunque, manca poco, adesso qualche minuto e arriviamo finalmente a casa della Kumari, la incontreremo, le daremo i doni e poi parleremo con i suoi genitori perché con lei chiaramente non possiamo parlare perché lei non parla con nessuno se non con i suoi familiari. This is Ratnakar Mahabihar, The palace. the palace where the Kumari resides. So we'll go up, we'll take off our shoes, anything made out of leather or animal skin. So as we go up, we'll wash our hand. And as we enter, we'll just do this gesture, the gesture of Namaste, to show respect to her. So she will be sitting in her throne. We really don't want to show our back, because showing our back to someone as a goddess is very disrespectful. Okay. Can we speak with their parents? Oh yeah, so since we cannot talk to the goddess herself, we'll talk to the family, and we might also be, if we're lucky enough, we might also be able to spot the ex-Kumari. She also resides beside her, like next to the house, Still. neighbors. She lives there. Yeah. La casa della dea vivente è proprio dentro un tempio, affinché i fedeli possano andare a venerarla o chiederle una grazia. Proprio a fianco a lei
vive la ex Kumari che ha accettato di incontrarci, quindi stiamo andando a incontrarla. How old were you when you became a Kumari? I was 8 years old when I was chosen as a goddess. Oh. How does it feel to be a goddess? I feel very lucky to become a goddess because I got a chance to live such a blissful life, as very few girls get opportunity to become goddess. There are so many people who come to worship you. Even the president of the nation also will gonna come and take a blessing from you once in a year during the festival time. So yeah, I feel very proud of myself. Yeah, and you didn't miss going out, playing with your friends, going to school when you were a Kumari? As I was not allowed to go outside and play with other kids, go to get education, but my teachers, they come to my place and they teach me, and even my friends during their holiday time, they come to my place and they play with me indoor games. We used to play indoor games like caroms and ludo, so I didn't miss it. How did you feel the day after you became mortal? So once I was no more a goddess, once you will get the first period, then you're gonna retire. So when I got my first period, I got quite shocked. I knew that one day I have to leave that position, but I didn't expect that it was gonna happen too soon. So, but I took it normal, you know. What makes a Kumari happy? I got the important responsibility, and I had the power that I can give the blessings to people and change their lives. That makes me happy. È stata una grande fortuna poter parlare direttamente con una ex Kumari e comprendere cosa vuol dire vivere come una divinità. Ma ora è arrivato il grande momento di incontrare l'attuale dea bambina. Quello è il suo trono, praticamente questa è la sala in cui avverrà la cerimonia. Lei non c'è ancora perché la mamma la sta portando, ma la deve portare in braccio perché non può toccare terra con i piedi, per non farsi male o perché è impuro il terreno. Adesso noi aspettiamo qui, abbiamo portato tutti i doni e sta arrivando la dea vivente Kumari. Sono particolarmente nervoso. È arrivata. Let's go to there. Mi ha benedetto, mi ha messo la tica che abbiamo comprato e credo che adesso sia finita perché lei sta soltanto per la cerimonia, poi la mamma la riporta nella stanza. Non parlerà, ci sta soltanto guardando, ma non esprime le proprie emozioni, deve essere neutrale. E come ha detto Manisha prima, meglio così, perché se dovesse esprimere tristezza, felicità, potrebbe voler dire qualcosa di negativo alla persona alla quale la esprime. Could you describe the feeling to be the mother of a goddess child? धेरै नै डिफ्रेन्ट छ. पहिला बच्चा बेला त्यस्तो केही जान्दैन थियो, अहिले अलिअलि जानिन थाल्यो. म ठुलो भएँ हैन. Doesn't she miss playing with friends or going to school, going around? She play her siblings and sometimes cousin is coming here and they are playing. So she never tells you, Mom, I want to go out, I want to play? Nowadays, not telling her. Yeah. What she need, I provide and her father provide all thing. बाहिर फेस्टिभल टाइममा बाहिर जानुहुन्छ हैन, त्यो बेला चाहिँ यस्तो बाहिरको सामानहरू देख्यो भने चाहिँ मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भन्नुहुन्छ. म एकचोटि त्यहाँ घुम्न बाहिर गएको बेला मैले यो देखेको, मलाई यो चाहियो त्यो चाहिँ भन्छु अनि हामीले चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु भन्छ. अब कहिलेकाहीँ हामीले प्रोभाइड गर्न सक्दैन हैन, त्यो बेला कहिलेकाहीँ स्याड हुन्छ. But she understands the responsibility. Sometimes understand, sometimes not understand. And you help her. You and your husband, you help her. Yeah. What's the meaning of happiness for you now that you are the mother of a goddess? म धेरै खुसी छु. अब मान्छेहरू पूजा गर्न आउँदाखेरि यहाँ पूजा गरेर फाप्यो हैन, यो मिल्यो. यस्तो फाइनेन्सियली प्रब्लम पनि भइरहेको थियो, त्यो पनि मिल्यो. अब कसैको त्यो प्रेग्नेन्ट भइरहेको हुँदैन हैन, यहाँ पूजा गर्न आएपछि सबैजना खुसी छु. अब छोरी कुमारी हुँदाखेरि अब देवी जस्तोलाई हामीले पूजा गर्न पाएँ, सेवा गर्न पाएँ, त्यसमै धेरै खुसी हौँ. ओके.
Essere una divinità vivente. Immaginate che grande responsabilità o che immenso fardello da portare sulle spalle. Alla fine, la Kumari è una bambina, ma che ha il potere di cambiare o salvare vite. Nella nostra società tutto questo non ha molto senso, ma viaggiando ho imparato ad approcciarmi a culture e tradizioni lontane come fossero nuovi mondi da scoprire e osservare con rispetto. In Nepal viene dato un estremo valore alla purezza dei bambini, come se quello fosse lo stato di esistenza perfetta, e quindi da adorare e venerare proprio come una divinità. E puoi crederci o no che dentro quella bambina ci sia una divinità, ma vi assicuro che il suo sguardo incorrotto e consapevole del suo dono ti suggestiona a tal punto da farti sentire la sacralità del momento e la potenza della sua benedizione.